If you are a beginner and you're having a hard time forming your own sentences in Italian, this speaking practice is for you. This exercise will help even if you are at an intermediate level, but you still struggle responding in Italian fast enough. Today we'll say what we have done and where we have been. Cosa abbiamo fatto e dove siamo stati. Forza! Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. This is the fourth episode of our Italian speaking practice series. Watch the other videos of this playlist. You'll practice and you'll have fun, why not? Learning doesn't need to be boring. Remember, say your sentences out loud, don't be shy, it's just the two of us after all. This will help you get more confident with Italian words and sounds, and you will build a habit. I will speak in Italian as much as possible, and I will use English only when necessary. Are you ready? Pronti? Via! Ho fatto... Oggi ti parlo della mia giornata. Che cosa ho fatto? Ho fatto colazione presto, poi ho fatto la spesa, poi ho lavorato tutta la mattina. Ho pranzato alle 12:30 e poi ho fatto una passeggiata. Dopo ho pulito la casa, ho scritto 2 email, ho fatto una torta e poi ho visto una mia amica e abbiamo cenato in pizzeria. Prima di dormire ho letto un libro. Hai capito tutto? Ora ascolta e leggi cosa ho detto. Ho fatto colazione presto, poi ho fatto la spesa, poi ho lavorato tutta la mattina. Ho pranzato alle 12:30 e poi ho fatto una passeggiata. Dopo ho pulito la casa, ho scritto 2 email, ho fatto una torta e poi ho visto una mia amica e abbiamo cenato in pizzeria. Prima di dormire ho letto un libro. Hai visto? Per parlare della mia giornata ho usato il passato prossimo. Avere più fatto, pranzato, pulito, eccetera. Attenzione, oggi non studiamo la grammatica, ma leggiamo e ricordiamo verbi molto comuni e li mettiamo in pratica. I won't explain grammar rules today, but we have a video about this, and you'll find more information in section 7 of our grammar handbook. Ecco una lista di verbi e frasi utili. Leggi, ascolta e ripeti. Ho fatto colazione, la spesa, una passeggiata, una torta. Ho lavorato in casa, in ufficio, tutta la mattina, fino alle 5. Ho pranzato a casa, in ufficio, con mio figlio, con mia figlia. Ho pulito la casa, il bagno, le verdure. Ho cenato in pizzeria da un'amica, con un amico. Ho scritto un'email, una lettera, il mio diario. Ho visto un film, un'amica, un amico. Ho letto un libro, il giornale, una rivista. Hai letto? Hai ripetuto? Bene, sei pronto per una conversazione con la mia amica Arianna. Puoi scegliere le risposte dagli esempi e le puoi chiedere. E tu? È importante, parla ad alta voce. Ecco Arianna. Cosa hai fatto ieri mattina? Anch'io ho fatto colazione presto. Cosa hai fatto dopo colazione? Io dopo colazione ho fatto una passeggiata con un'amica. E dove hai pranzato?
Io ho pranzato in città con mia sorella. Cosa hai fatto nel pomeriggio? Interessante. E dove hai cenato? Ho capito. Io dopo cena ho visto un film. E tu? Fatto! Hai appena parlato con la mia amica Arianna. Ora vediamo insieme la conversazione completa con alcune possibili risposte. Importante! Per fare più esercizio, ripeti le domande e le risposte. Cosa hai fatto ieri mattina? Ho fatto colazione alle 7 e tu? Anch'io ho fatto colazione presto. Cosa hai fatto dopo colazione? Ho fatto la spesa e tu? Io dopo colazione ho fatto una passeggiata con un'amica. E dove hai pranzato? Ho pranzato a casa con mio figlio e tu? Io ho pranzato in città con mia sorella. Cosa hai fatto nel pomeriggio? Ho letto il giornale e ho scritto una lettera. Interessante. E dove hai cenato? Ho cenato in città con un amico. Ho capito. Io dopo cena ho visto un film. E tu? Ho fatto una passeggiata e ho letto un libro. Sono andata. Ora ti racconto cosa ho fatto 2 giorni fa, ma con più dettagli. Mi sono alzata presto e ho fatto colazione. Poi sono andata in città e ho visto mia sorella. Abbiamo pranzato insieme e poi sono tornata a casa. Nel pomeriggio la mia amica Arianna è venuta a casa mia. Abbiamo bevuto un caffè e poi siamo andate al lago. Al lago abbiamo mangiato un gelato e siamo tornate a casa prima di cena. Hai capito tutto? Ora ascolta e leggi cosa ho detto. Mi sono alzata presto e ho fatto colazione. Poi sono andata in città e ho visto mia sorella. Abbiamo pranzato insieme e poi sono tornata a casa. Nel pomeriggio la mia amica Arianna è venuta a casa mia. Abbiamo bevuto un caffè e poi siamo andate al lago. Al lago abbiamo mangiato un gelato e siamo tornate a casa prima di cena. Con alcuni verbi facciamo il passato prossimo con essere. Non ho andato, ma sono andato. Attenzione, se sei una donna devi dire sono andata. Al plurale siamo andate. Qual è il plurale maschile? Siamo andati. E come si dice she went o she has gone? È andata. E come si dice he went? È andato. Hai capito il meccanismo? Ecco una lista di verbi comuni che usano essere. Leggi, ascolta e ripeti. Sono andata in città a fare la spesa, al lago, al mare, al ristorante, in pizzeria. Sono tornata a casa, al lavoro. Sono venuta a casa, in ufficio, in città. Sono uscita. Mi sono alzata presto, tardi. Mi sono vestita in fretta, con calma. Bene. Mi sono lavata i denti, le mani, i capelli. Hai letto? Hai ripetuto? Bene. Sei pronto per una conversazione con la mia amica Roberta. Puoi scegliere le risposte dagli esempi e le puoi chiedere. E tu?
è importante, parla a voce alta, puoi essere creativo. Ecco Roberta. A che ora ti sei alzata? Io mi sono alzata presto e non ho fatto colazione. E tu? Io sono andata in ufficio alle 10. E tu? Io ho pranzato in città con un collega, poi sono tornata a casa. E tu? Interessante! E cosa hai fatto nel pomeriggio? Io sono andata al lago, poi è venuta una mia amica e abbiamo cenato insieme. Tu dove sei andata? Bene, hai avuto una conversazione con la mia amica Roberta. Ora vediamo insieme una possibile conversazione completa. Ripeti le domande e le risposte. Forza. A che ora ti sei alzata? Mi sono alzata alle 8. Io mi sono alzata presto e non ho fatto colazione. E tu? Io ho fatto colazione al bar. Io sono andata in ufficio alle 10. E tu? Io sono andata in città a fare la spesa. Io ho pranzato in città con un collega, poi sono tornata a casa. E tu? Anch'io ho pranzato in città, in un ristorante stellato. Interessante! E cosa hai fatto nel pomeriggio? Sono tornata a casa e ho fatto una torta con mia figlia. Poi sono uscita. Io sono andata al lago, poi è venuta una mia amica e abbiamo cenato insieme. Tu dove sei andata? Sono andata al cinema con mia figlia e poi abbiamo mangiato una pizza. Ho o sono? E ora facciamo pratica con un esercizio. Devi scegliere avere o essere. Pronti? Via. Mangiare. Ho mangiato. Andare. Sono andato. Se sei una donna, sono andata. Pranzare. Ho pranzato. Cenare. Ho cenato. Facile? Difficile? Ora altri verbi. Scrivi le tue risposte nei commenti. Tornare. Alzarsi. Fare. Venire. Divertiamoci insieme con un ultimo esercizio. Se il dado è pari, devi dire un passato con avere. Se è dispari, devi dire un passato con essere. Sei pronto? Parla a voce alta e scrivi le tue risposte nei commenti. Le correggo tutte. Forza! Com'è andata? È stato divertente? Utile? Ti senti più sicuro? Io penso di sì. Pratica, pratica, pratica. Fai questi esercizi più volte. Scrivi nei commenti cosa pensi. Anche scrivere è un esercizio. Patrons! Andate su Patreon per più esercizi. Non sei un patron? Ma cosa aspetti? Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!